Ciao ragazzi, qui dentro c'è la Fido M1, pensate la bici elettrica cinese fat bike più economica sul mercato. Curiosi? Beh, eccola! Ora, so che questo non è il momento migliore per parlare di bici e monopattini elettrici, di mobilità sostenibile, in quanto siamo tutti chiusi in casa o a lavoro, ma intanto voglio mostrarvela perché, credetemi, merita veramente tanto. Arriva a casa quasi interamente montata. Dovrete solo inserire il sellino, svitare questi due dadi, alzare il coperchietto, inserire il manubrio e richiudere, inserire la ruota anteriore e bloccare, ed è subito pronta all'utilizzo, anzi alla pedalata. Come vedete da queste grosse ruote da 20 pollici e copertoni che definirei quasi pneumatici, sono grandi quasi quanto quello di una moto, beh, si tratta di una fat bike. Sono sempre stato curioso di testarne una, sin da quando ho iniziato a provare le mie prime bici elettriche. Si è spenta in automatico. Si tratta di bici davvero polivalenti che grazie a questi grossi copertoni riescono ad affrontare qualsiasi percorso, dal semplice asfalto cittadino alla neve di montagna, passando per sabbia e tortuosi percorsi montanari. Non sarebbe nemmeno sbagliato definirla una mountain bike. Ma parliamo di specifiche tecniche. Oltre ai grossi copertoni e le ruote da 20 pollici troviamo incastonato un motore da 450 watt, 35 km/h di velocità massima. Purtroppo depotenziato a 250 watt 25 km/h per rientrare nelle normative legali europee, ma volendo è sbloccabile e se volete posso farvi un video dedicato per mostrarvi come. Sia l'ammortizzatore posteriore sia l'ammortizzatore della forcella anteriore, molto distanziata come vedete per contenere la grossa ruota, sono totalmente regolabili su più livelli. Se magari in città ricercate un comfort maggiore a scapito dell'assetto meno rigido, meno precisione di guida, beh, in questo caso gli ammortizzatori devono essere regolati su un valore molto basso, quindi molto morbido. Se invece pedalate su un tortuoso sentiero di montagna, quindi vi serve molta precisione di guida, dovete optare per un assetto più rigido, quindi ammortizzatori più duri. Ma ovviamente ognuno fa scelte diverse sotto questo aspetto, ci sarebbe davvero tantissimo da parlarne. Per il resto abbiamo doppio freno a disco sia al posteriore che all'anteriore. Il telaio, come quasi tutte le Fido, è pieghevole, come anche i pedali, il che permette, piegandola in due, di trasportarla più facilmente in auto. La batteria inoltre è facilmente estraibile per poter essere caricata senza problemi anche in casa. Si tratta di una 12.5 A 36 volt che garantisce tra gli 80 e 100 km di autonomia. Ma ovviamente questo è tutto da provare. Questa è la bici piegata in due, può essere ovviamente anche rimosso il sellino e piegato anche il manubrio tramite questa staffa. Per quanto riguarda la sua alimentazione ci viene fornita una doppia chiave e un caricabatterie molto classico ma incredibilmente con presa italiana. Per il resto in dotazione abbiamo un set di chiavini esagonali e questa chiave per i dadi e nient'altro. La bici arriva in un contenitore molto ben protetto con tanto polistirolo e anche un fermo per la forcella anteriore per non farla rovinare. Sul manubrio abbiamo il computer di bordo che ci restituisce varie informazioni, tra cui la velocità, i chilometri totali percorsi, c'è anche un trip parziale e l'assistenza alla pedalata regolabile dal valore minimo di 1 fino al valore massimo di 3 e anche l'autonomia residua della batteria. Campanello abbastanza forte, luce LED anteriore, dietro purtroppo niente LED, solo un catarifrangente, carino il sellino sagomato con la scritta Fido, anche se è abbastanza da mountain bike, non è comodissimo, comunque facilmente sostituibile. Cambio Shimano a 7 rapporti o 7 velocità, chiamatele come volete, è una levetta che fa le veci dell'acceleratore che portano la bici da bloccata a 250 watt alla massima potenza legale di 24-25 km/h. E questa ragazzi era la Fido M1.
M1. Sono davvero curioso di provarla, secondo me è una cannonata. Credo di aver dimenticato di dirvi qualcosa, ma cosa? Giusto, il prezzo. Quanto costa la Fido M1? Beh, al momento su Banggood costa tra gli 800 e i 1000 euro. Voi direte, cavolo, un prezzo altissimo. Beh, non se lo paragonate a quello delle altre fat bike disponibili in Europa. Solitamente un modello come questo lo pagate tra i 1600 e i 2000-2200 euro, quindi direi che costa praticamente la metà rispetto ai modelli simili, analoghi, venduti in Europa. Ora sicuramente voi vi starete chiedendo, ma per l'acceleratore come funziona? In realtà questo non è classificabile come vero e proprio acceleratore come quelli che avete visto sulle altre bici elettriche cinese. È una leva che ricorda molto quella già presente sui monopattini elettrici, è abbastanza ben tollerata rispetto ai classici acceleratori, ma se volete stare ancora più sereni potete facilmente rimuovere questa levetta o grilletto svitando questa piccola vite dietro di essa. Bene ragazzi, questo era un primo sguardo alla Fido M1. Ad un primo impatto mi piace davvero tantissimo, sia come qualità dei materiali, l'assemblaggio e soprattutto di estetica. Sono davvero curioso di provarla su strada, anzi più che strada voglio provarla sulla sabbia, sul terreno, sul fango, voglio vedere come si comporta una bici come questa nel suo habitat naturale. Ovviamente per vedere la seconda parte di questa recensione dovrete e dovremo anche io attendere tempi migliori, perché al momento, lo sapete, non possiamo circolare per strada liberamente, aspettiamo che la situazione si calmi un po'. Se volete acquistarla sin da subito e magari utilizzarla quando la situazione lo permetterà, potete acquistarla da Banggood, vi lascio tutti i link con eventuali coupon qui sotto in descrizione video. Ricordandovi che i coupon non sono eterni, scadono dopo un certo numero di utilizzi o un po' di tempo, ma io li pubblico sempre aggiornati sul nostro canale Telegram ufficiale delle offerte Tech Best Deals, che trovate linkato anch'esso qui sotto in descrizione video, insieme ai link per il nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram ufficiale. Entrate numerosi. Se avete dubbi o domande su questa Fido M1 o su qualsiasi altro prodotto o altre bici elettriche, non esitate a chiedere lasciando un bel commento qui sotto, io sono come sempre a vostra totale disposizione. E infine amici, se volete supportarci vi ricordo che tutti i nostri video, le nostre live, anteprime, tutto quanto è gratuito per voi, non vi facciamo pagare assolutamente nulla, nessun abbonamento, ma se volete potete supportarci lasciandoci un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. E direi che questo è davvero tutto, aspettando tempi migliori per la prima pedalata, io vi saluto e vi do l'appuntamento al prossimo video sempre qui su Addicted to Tech. Ciao ragazzi!